Amici ascoltatori, bentrovati, benvenuti al Diavolo e l'Esorcista. Sempre più assistiamo a notizie di cronaca in cui è protagonista il diavolo e soprattutto sono implicati dei giovani che commettono delle violenze e qualche volta anche degli omicidi. E sempre si parla di bestie di Satana, di satanismo, di occulto, di sette, di sedute spiritiche. C'è bisogno anche nel nostro mondo cristiano di chiarirci forse le idee, che cosa si può fare, come comportarsi, come affrontare questi fenomeni e che soprattutto c'è bisogno di capire che cosa significa Satana per noi cristiani. L'orizzonte nel quale ci muoviamo noi al Diavolo e l'Esorcista è quello cristiano, cioè alla fine noi crediamo che Cristo ha vinto il male, ha vinto il peccato, che in un atteggiamento di fede cristiana Satana non ha l'ultima parola perché Cristo lo ha sconfitto con la sua morte e resurrezione. E al Diavolo e l'Esorcista, con questo programma, noi vogliamo affrontare queste tematiche con l'aiuto di Don Gabriele Amorth, sacerdote paolino, ottantenne, quindi con una grande esperienza nel campo degli esorcismi, che ci aiuta a capire queste tematiche, ci aiuta a discernere come comportarci di fronte ai fenomeni dell'occulto. Partiremo perciò da quello che possiamo dire da Adamo ed Eva, dal peccato originale, per affrontare poi le tematiche del male, le tematiche del peccato, che cos'è un esorcismo per la Chiesa Cattolica, ma punteremo soprattutto l'orizzonte, il nostro sguardo verso quella che è la meta finale, cioè di Cristo che vince il male, che vince Satana, grazie anche all'aiuto, all'assistenza e alla protezione della Vergine Maria. E questo è il cammino che faremo al Diavolo e l'Esorcista. E partiamo proprio con Don Gabriele Amorth con la prima domanda, che riguarda proprio perché Don Gabriele, Dio ha creato il mondo, ha creato gli angeli, perché Dio ha permesso anche l'esistenza del diavolo e perché Dio ha creato gli uomini. Dio, già felice in se stesso, già autosufficiente, con un dinamismo che è dato dall'amore che intercorre tra le tre persone divine, ha voluto anche comunicare il suo amore creando quello che noi chiamiamo il mondo esterno, angeli, demoni, gli uomini, angeli, uomini, i demoni sono venuti dopo, scusate, angeli, uomini e tutto il mondo creato. È tutto un oggetto dell'amore di Dio per estendere il suo amore anche a creature create. Don Amorth, però se l'uomo commette il male, partiamo proprio da Adamo ed Eva, che hanno peccato, si parla di peccato originale, la colpa di chi è? È di Adamo, di Eva? O forse non è, come si ritiene, insomma, che dal momento che Dio ha creato l'uomo era inevitabile che l'uomo peccasse, perché lo ha creato peccatore? No, Dio non ha creato l'uomo peccatore, ha creato l'uomo libero, come ha creato l'angelo libero, il puro spirito libero. Ha dato il dono della libertà, che è il dono più grande che potesse dare, perché è la loro grandezza. Naturalmente uno della libertà può fare buon uso, può fare cattivo uso, ed è il cattivo uso della libertà quello che ha creato gli inconvenienti, i mali che ci sono nel mondo. E un'altra cosa che viene subito spontaneo da chiedere, ma se un uomo commette uno sbaglio, fa un peccato, fa una violenza, un crimine, perché Dio non punisce subito chi fa il male, non lo elimina subito dalla faccia della terra? Perché eliminerebbe la libertà. Dio ci ha creati liberi, poi tira le somme alla fine, ma lì per lì non interviene. Non interviene perché sennò bloccherebbe la nostra libertà. Ecco perché avvengono, non so, io penso a un caro amico che avevo, Vittorio Bachelet, l'uccisione di un uomo così retto, così buono, tante vittime delle ingiustizie, perché Dio non è intervenuto? Perché Dio non è intervenuto a salvare San Giovanni Battista, ad esempio, quando è stato arrestato, quando gli hanno tagliato la testa, non è intervenuto. Poi ne ha fatto un grande martire, l'uomo più grande che esista, il più grande dei nati di donna. Quindi, però lì per lì non è intervenuto. Don Amorth, quindi in qualche modo nella storia, nella vita quotidiana,
coesistono il bene e il male, le persone buone e le persone cattive, un po' come il grano e la zizzania, no? Della Esatto. parabola evangelica. Esatto, la parabola del buon grano e della zizzania è quello che meglio ci illustra e ci fa capire come il bene e il male vivono insieme, crescono insieme fino al tempo della mietitura. Però mi permette, a questo punto sorge un'altra difficoltà, perché se noi parliamo di un Dio che deve essere giusto, che punisce il colpevole, questo non contrasta un po' con quanto ci viene predicato su Dio che è bontà, che è misericordia? Non dobbiamo dimenticare che la misericordia e la giustizia coesistono, sono interdipendenti, anche la giustizia è una virtù, come è una virtù la misericordia, per cui coabitano, convivono, si completano a vicenda. Dio non sarebbe misericordioso se non fosse anche giusto. E non sarebbe giusto se non fosse misericordioso. Forse però nel corso della storia, dei secoli, si è un po' accentuato qualche volta di più la giustizia a scapito della misericordia. Si è visto un Dio troppo punitivo, troppo duro, troppo violento anche. Il dies irae dies illa ci fa vedere un Dio quasi vendicativo, esatto, quasi un Dio che è pronto alla punizione. Oggi però direi che si esagera piuttosto nel senso opposto, si esagera sulla misericordia di Dio al punto di negare la sua giustizia e quindi da negare l'esistenza delle punizioni che Dio dà a coloro che se le sono meritate. E qui però subentra il problema: se Dio è buono, se Dio è misericordioso, vuole la salvezza di tutti, allora secondo, o almeno stando dalla parte di Dio, l'inferno dovrebbe essere vuoto. Diciamo chiaro, Dio ha creato solo le cose buone, solo le cose sane, solo le cose belle. Quindi nei piani di Dio non esisteva né il male, né la malattia, né la sofferenza, né la fatica, né tantomeno l'inferno. A questo punto vorrei raccontare un episodietto. Quando padre Candido stava per cacciare via un demonio da una persona posseduta, con la sua ironia gli diceva: vai, vai a Satana, vai, Dio te l'ha creata per te una casetta ben riscaldata, bella calda in cui non soffrirai il freddo. E il diavolo a un certo punto gli ha detto: tu non sai niente. Quando il diavolo ha delle uscite così vuol dire che Dio gli comanda di dire una verità. Non è stato lui, Dio, a crearlo l'inferno, siamo stati noi. Lui non ci aveva neppure pensato. Non era nei piani di Dio l'esistenza dell'inferno. E quando io ho interrogato i demoni per dire: anche tu hai contribuito alla creazione dell'inferno, sempre mi hanno risposto: tutti noi abbiamo contribuito. L'inferno non è stato creato da Dio, e che ci va non è Dio che ce lo manda, è Lui che ci va con le sue gambe. Quindi l'inferno in qualche modo è una conseguenza della libertà dell'uomo. Esatto, è una conseguenza della libertà male usata, dell'abuso della libertà usata contro Dio, contro le disposizioni di Dio, contro la legge di Dio, in ribellione a Dio. Per cui viene punito in maniera da distanziare la creatura, puro spirito se si tratta di un demonio, uomo se si tratta di un uomo, distanziarlo definitivamente da Dio. Don Gabriele, non le chiediamo di mettersi dalla parte di Dio, di fare così il veggente, ma secondo lei l'inferno è vuoto o è pieno? Purtroppo l'inferno è pieno e tutte le visioni che hanno avuto i santi dell'inferno vedono le anime precipitare nell'inferno, e noi basta che ci guardiamo intorno e vediamo quanta perfidia c'è nell'uomo, in certi uomini, quanta perfidia c'è. Pensiamo alle sette sataniche, ad esempio, pensiamo, tanto per fare dei nomi concreti di persone viventi, a tipi come un Marilyn Manson, ad esempio, un satanista numero 1, come Levey, come Acronley. Pensiamo a persone che sono veramente possedute dal demonio, che si sono consacrate a Satana, e quindi non possiamo pensarle altro che all'inferno. E in questo caso il purgatorio, che cosa sarebbe? Che cosa è?
Il purgatorio è un ritrovato della misericordia di Dio per dare la possibilità a quelle anime che sono morte in grazia di Dio, non in peccato mortale, ma che non hanno completato sulla terra la loro purificazione, per cui non possono entrare in paradiso. Ecco che Dio ha dato loro questa possibilità di completare nell'altra vita la loro purificazione. Quindi è un atto della misericordia di Dio aver dato questa possibilità alle anime di completare la loro purificazione. E immagino che il purgatorio sia molto pieno, perché tutto sommato, insomma, se ci guardiamo bene, tutti abbiamo bisogno di purificarci, o no? Sì, è vero. E non posso dimenticare una delle frasi della Madonna di Medjugorje, a cui io credo, della Madonna di Medjugorje, che diceva: le anime muoiono, quando muoiono non sono pronte, non sono preparate, per cui sono poche quelle che vanno direttamente in paradiso. Molti purtroppo hanno bisogno di questo passaggio nel purgatorio in cui le sofferenze sono grandissime, tanto che una grande carità, quella di suffragare le anime dei defunti. Ecco, però la differenza tra l'inferno e il purgatorio qual è? La differenza è nettissima, perché le anime del purgatorio le chiamiamo sante anime del purgatorio, sono in grazia di Dio, hanno la certezza del paradiso, hanno la certezza della salvezza eterna, mentre i dannati sono dei disperati, per i quali non esiste più nessuna possibilità di salvezza. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth, ci fermiamo per questa puntata qui e ci rivediamo alla prossima puntata. Non perdetevi Il diavolo e l'esorcista su Telenova. Grazie e alla prossima. Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo di nuovo con Don Gabriele Amorth che ci insegna, ci dà dei consigli su come vincere il male e Satana. E nella prima puntata, Don Gabriele, abbiamo affrontato il discorso sulla creazione. Adesso vorremmo puntare un po' su quello che è il diavolo e la sua attività, andare nello specifico. Questo diavolo è una persona reale oppure un'allegoria che indica il male così in modo simbolico, metaforico? È un puro spirito, un essere personale, intelligentissimo, di una grande potenza. Da notare che la sua intelligenza, la sua potenza, che già aveva quando era stato creato da Dio come il più bello e il più maestoso di tutti gli angeli, l'ha conservata. Ha ancora la stessa potenza, la stessa intelligenza, solo che la usa adesso contro Dio. Quando si parla di intelligenza del diavolo, vuol dire che può fare tutto, può fare anche delle cose eccezionali, può cambiare le leggi della natura? Non può cambiare le leggi della natura, però può conoscere tantissime cose che noi non conosciamo e dedurre dal presente anche fatti futuri. Lui non sa il futuro, ma dai fatti presenti può dedurre i fatti futuri. Ad esempio, io non so di avere un tumore, lui lo sa che itinerario a questo tumore può prevedere il giorno della mia morte, perché da un fatto presente può ricavare un fatto futuro, se no di per sé il futuro non lo conosce. Don Amorth, in questo caso lei ha detto che il diavolo è un essere spirituale, ma si può toccare, si può fare esperienza di un essere così? Non si può fare un'esperienza sensibile, perché proprio perché è uno puro spirito, ecco che non può essere rappresentato, ad esempio. Quando noi lo rappresentiamo con le corna,
ali da pipistrello, con gli zoccoli, lui ci gode immensamente, perché il demonio fa di tutto per rendere non credibile la sua presenza, fa di tutto perché non si creda alla sua esistenza, così può agire liberamente. E a proposito di presenza, il diavolo è solo una figura della religione cristiano-giudaica oppure è presente anche in altre religioni? Il diavolo è presente in tutte le religioni, in tutti i popoli, in tutte le razze, anche nelle civiltà più antiche. C'è sempre la percezione di uno spirito maligno da cui bisogna difendersi o da cui bisogna chiedere la protezione, magari con sacrifici di animali, di frutti, purtroppo anche con sacrifici umani, magari con riti praticati dallo stregone, secondo quello che è la cultura dei vari popoli. Ma tutti i popoli di tutti i tempi e tutte le religioni hanno la percezione dell'esistenza di uno spirito malefico. E veniamo un po' più a noi. Secondo la Bibbia, che poi è il libro ispiratore del cristianesimo, come è concepito nella scrittura il diavolo? Ecco, la Bibbia ci dà l'esatta descrizione, l'esatta conoscenza del demonio, ossia ci dice come Dio ha creato i puri spiriti, li ha creati tutti belli, buoni, intelligenti, santi, però ha dato loro il dono del libero arbitrio, il dono della libertà. Ed ecco che Satana, che era il più splendente, il più bello di tutti gli esseri, si è arrogato il titolo di essere come Dio, anzi ha voluto essere lui Dio, e allora si è ribellato a Dio, trascinando nella sua ribellione uno stuolo di altri demoni. E allora, ribellatosi a Dio, diventato nemico di Dio, è diventato colui che cerca di allontanare da Dio tutte le altre creature. Quindi è un'azione abbastanza concreta quella che il demonio fa. Un'azione estremamente concreta, un'azione estremamente intelligente. Il demonio è attivissimo e siamo noi stolti a non renderci conto della sua presenza e della sua azione. Da notare che il demonio ha due azioni. Ha un'azione ordinaria, che è quella a cui lui tiene di più, il tentatore, tentare l'uomo al male per farlo cadere nel peccato, è quella a cui lui tiene di più. Tutti noi, dalla nascita alla morte, siamo soggetti alle tentazioni del demonio e Gesù, facendosi uomo, ha accettato anche lui di sottostare all'azione del demonio. Ecco, tra l'altro nella Bibbia, nel Vangelo, assistiamo anche alle tentazioni di Gesù. Anche Gesù fu tentato dal demonio nel deserto. Fu tentato non solo nel deserto, durante tutta la sua vita, come in un discorso ci ha detto Giovanni Paolo II, durante tutta la sua vita fu sempre tentato dal demonio, anche la Madonna fu sempre tentata dal demonio. Perché... Questo, Don Amato, mi perdoni, questo vuol dire che anche Gesù sottostà al male, al demonio? Anche Gesù era sottoposto alle tentazioni di Satana, però le ha sempre vinte. Come l'uomo può sempre vincere le tentazioni di Satana. In che modo? Con la vigilanza e la preghiera. Senza vigilanza e preghiera è impossibile resistere alle tentazioni di Satana. Non basta la vigilanza, è fondamentale fuggire le occasioni, stare attenti alla nostra natura ferita, stare attenti alle tentazioni che il mondo ci presenta. Non basta. Ecco, torniamo un po' al diavolo come ci viene presentato nella Bibbia, no? Che poi è la fonte della nostra ispirazione, della nostra teologia e anche della nostra vita cristiana. E ci sono delle figure bibliche di diavolo che possono paragonarsi in qualche modo agli dei pagani? No, non ci sono, non è paragonabile agli dei Quindi pagani. È un frutto della mitologia, diciamo, ecco, no, tanto per fare un esempio. La mitologia porta lontano da quella che è la realtà biblica, che è la realtà vera, perché noi per rivelazione sappiamo con esattezza chi è il demonio, che è un puro spirito, che è intelligentissimo, che è fortissimo, che ha una grandissima potenza e che ci tenta continuamente e che oltre all'azione ordinaria di dare le tentazioni al male, al peccato, può anche agire con un'azione straordinaria che è quella di dare dei mali malefici particolari. Potrebbe a un certo punto il demonio pentirsi e tornare un angelo buono?
Non è possibile, perché la sua scelta è una scelta irreversibile. Tante volte io ho chiesto al demonio, tra parentesi, quando ho a che fare con persone possedute dal demonio, Sì. ho dialogo diretto col demonio. Che poi, mi perdoni Don Gabriele, affronteremo anche il discorso dell'esorcismo, l'esperienza di Don Gabriele è fatta appunto con delle persone che sono possedute dal demonio. Adesso però stiamo affrontando il discorso a monte e quindi sulla figura del diavolo, perché è importante capire, prima di arrivare all'esorcismo, che cos'è e come agisce il demonio. Quindi dicevamo, il diavolo non può pentirsi. Non può pentirsi. Quando ho chiesto al demonio se tu potessi tornare indietro, tu che con tutta la tua intelligenza, io lo prendo in giro, sei il più imbecille di tutte le creature, con tutta la tua immensa intelligenza eri in paradiso e adesso sei all'inferno. Se tu potessi tornare indietro, sempre mi hanno risposto, farei la stessa scelta, perché loro ritengono di avere compiuto un atto di superiorità a Dio per essersi ribellati a Dio. Io mi sono ribellato anche a Lui. Questo lo dicono esplicitamente. Lo dicono esplicitamente. Io ho avuto il coraggio e la forza di ribellarmi anche a Lui. Se ne fanno un vanto, mentre è stata la loro condanna. E questo quindi non c'è ritorno da questa strada. Non c'è ritorno, è una strada senza ritorno. E allora la domanda che viene spontanea, sempre in successione, se il diavolo ha scelto il male e ha imboccato una strada senza ritorno, la persona che si danna, la persona che commette peccato mortale, che quindi va all'inferno, secondo la tradizione cristiana, potrebbe pentirsi, potrebbe essere perdonata? No, perché la persona che va all'inferno vuol dire che si è così incallita nel male che è impossibile che retroceda. Anche qui un episodio da Medjugorje mi viene spontaneo ricordarlo, quando una volta Miriana, la prima che non ebbe più le apparizioni quotidiane della Madonna, chiese alla Madonna: Madonna cara, non potrebbe un dannato pentirsi e il Signore non potrebbe dall'inferno metterlo in paradiso? La Madonna sorridendo ha risposto: oh sì, Dio potrebbe, ma sono loro che non vogliono, perché quando uno si incancrenisce nel male ne resta così soggiogato che è impossibile che retroceda. E fa senso però sentire che ci sono degli esseri umani o degli esseri spirituali che sono così, come dire, impietriti, induriti nel male. È possibile anche a livello di una persona umana che cada in un baratro così profondo da non riuscire più a volere il bene? La persona umana, finché è in questa vita, può sempre pentirsi, può sempre ricredersi, può sempre ritornare al bene, però alle volte si incancrenisce talmente nel male che non è più possibile un suo ritorno. Tipica la figura di Giuda, quando all'ultima cena, a un certo punto Gesù gli dà un boccone da mangiare e Giovanni l'Evangelista ci dice: da quel momento Satana entrò in lui. Basta, era finito, era diventato un possesso di Satana, come persona umana aveva già fatto una scelta definitiva. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per questa puntata, ci fermiamo qui, ci rivediamo alla prossima, al diavolo e l'esorcista. Amici ascoltatori, rieccoci al Diavolo e l'Esorcista in compagnia di Don Gabriele Amorth che ci insegna come vincere il male. E oggi parliamo di satanismo.
Don Gabriele, come si presenta oggi il satanismo? Con quale volto? Con quali eventi? Il satanismo purtroppo oggi si presenta in una maniera estremamente invadente. Diciamo subito che ci sono due forme di satanismo, il satanismo personale e quello impersonale. Parliamo soprattutto del satanismo personale, quello che rende un culto a Satana al posto che un culto dato a Dio. Un culto a Satana che è basato sul vizio, che è basato sulle tre grandi passioni dell'ambizione, del piacere, del successo. E il satanismo dà un culto a Satana come se fosse Dio, per cui ha i suoi riti, ha i suoi sacerdoti, una sua gerarchia. Tutti abbiamo sentito parlare di Messe Nere, che è il culto culminante a Satana. Tutti abbiamo sentito parlare di profanazioni di cimiteri, abbiamo sentito parlare di profanazioni di tabernacoli. Sì. E il culto a Satana è proprio un sostituire Satana a Dio, per cui chi si dà al culto a Satana adora Satana, si consacra a Satana. Ho bruciato varie consacrazioni a Satana scritte col sangue per ottenere dei vantaggi materiali. Quindi in qualche modo si contrappone, si mette al posto di Dio la figura di Satana. Esatto, si mette al posto di Dio la figura di Satana, allo scopo di averne dei vantaggi che corrispondono alle tre grandi passioni, ossia di avere successo, di avere quattrini, soldi e di avere i piaceri, specie i piaceri del sesso. Ecco, ma come si divulga questo satanismo? Chi è che se ne fa portatore? Il satanismo purtroppo è divulgato sia da tanti libri, sia oggi da tante musiche, in particolare dal rock satanico. Ci sono i più famosi complessi rock che sono tutti dedicati al satanismo, in cui ci sono dei messaggi subliminali, sublimina, sotto i limiti, che si recepiscono girando i dischi alla rovescia, che inneggiano a Satana, inneggiano alla libertà sfrenata, inneggiano a non avere nessuna autorità sopra di noi. Tu sei Dio, fai quello che vuoi, se vuoi uccidere uccidi, se vuoi ucciderti ucciditi, e ci sono molti esempi concreti di persone che si sono suicidate dopo aver ascoltato uno di questi dischi. Aggiungo anche, senza generalizzare, che ci sono varie discoteche, ma proprio varie discoteche in cui l'itinerario è pressoché obbligato. Prima l'alcol, poi la droga, poi il sesso e poi l'ingresso in una setta satanica. Ma queste cose sono così affermate, così numerose, oppure certe cose si fermano così a una moda superficiale? Cosa c'è di veramente serio? Oggi purtroppo il satanismo si è veramente affermato. Perché? Perché i giovani non hanno più valori, non sono più abituati al sacrificio, non sono più abituati alle mortificazioni, non sono più abituati ad apprezzare i veri valori della vita, i veri valori della famiglia, i veri valori del vero amore. È comune al giorno d'oggi coabitare. È diventato un disastro. I giovani purtroppo mi fanno tanto pena, perché non avendo valori, ecco che vanno in cerca dei falsi valori, e basta che si incontrino con compagnie non buone perché purtroppo acquistino immediatamente un cambiamento di rotta, mentre magari prima erano praticanti religiosi, poi non lo sono più, già incominciano a 13-14 anni a scantinare, mentre prima non ubbidivano ai genitori, non ubbidiscono più, mentre prima non avevano una disciplina di orario di famiglia, rientrano a casa alle 2, alle 3, alle 5 di notte senza che i genitori sappiano dove si trovano, e coi genitori che restano svegli tutta notte in attesa dei figli. Mi perdoni, Don Gabriele, però c'è una differenza, almeno nella gravità delle cose, per esempio tra un sentire una canzone che può essere anche volgare, dove ci sono anche delle parolacce, dove magari si parla di Satana, e il commettere poi un atto criminoso. C'è una scala,
una gradualità in queste cose, esatto, nella c'è gravità una dei gradualità. fatti. Cioè, Esatto. io non me la sento di condannare un giovane perché porta una maglietta con una scritta un po' balorda rispetto poi a un giovane che invece commette un crimine. D'accordo, c'è una scaletta, però purtroppo è una scaletta in ascesa, è una scaletta in crescendo, un po' come un incomincia con lo spinello e poi va a finire nelle droghe pesanti, un po' allo stesso modo, un incomincia con soltanto una moda esterna. Non so, diamo un esempio banalissimo che tutti sanno, oggi le ragazze si vestono di nero. Perché tutte si vestono di nero? Perché si danno al satanismo? No, ci mancherebbe anche i altro. sacerdoti, tra l'altro, no? Anche i sacerdoti, ma i sacerdoti è un altro motivo. Direi che oggi è diventata una moda però che ha un fondamento sbagliato. Non vuol dire però che chi si veste di nero si dia satanismo, intendiamoci bene. Si veste di nero soltanto perché è di moda vestirsi di nero. Però è un fatto che nelle sette sataniche si va vestiti di nero e i riti satanici si fanno incappucciati con mantelli neri. Ecco perché il nero acquista tanta forza e tanta importanza nella mente dei giovani. Non dimentichiamo che i giovani hanno bisogno di novità, hanno bisogno di trovarsi tra di loro, hanno bisogno, non avendo valori reali, hanno bisogno di crearsi dei valori fasulli. Ecco a loro un Mary Mason che riempie le piazze, che riempie i teatri di giovani entusiasti, di giovani che diventano veramente scalmanati di fronte a lui. Don Amorth, al di là di questi raduni così di piazza, diciamo, di giovani per i concerti, sono molte le sette sataniche, Purtroppo, concretamente come numero, come consistenza. Purtroppo sono molte. Non si può fare dei calcoli esatti perché molti gruppi si riuniscono con facilità e si suddividono. Poi bisogna tenere anche conto che molte volte la setta satanica è una maschera per nascondere altro. Ad esempio, alcuni anni fa era di moda tacciare i dintorni di Roma come luoghi di messe sataniche e di riti satanici e invece poi si vedeva che erano soltanto dei bordelli, ossia molte volte si maschera lo spaccio di droga o la prostituzione come satanismo. E quindi in questo caso più che un vero culto satanico c'è un interesse o uno scopo, diciamo, sempre criminoso, ma che non ha niente a che fare con Satana. No, però dove c'è del vizio c'è sempre la zampa di Satana, perché dove c'è della esclusione dalla legge di Dio, dove si va contro la legge di Dio, sempre c'è il suggerimento di Satana, che è quello che ci allontana da Dio ed è quello che dice, come già i progenitori, non è vero che se mangerete morirete, anzi sarete simili a Dio. Per cui i giovani oggi, quelli che noi chiamavamo peccati, li chiamano esperienze. Don Gabriele, dalla sua esperienza, quali sono le città dove ci sono più sette sataniche, almeno in Italia? Sono tutte allo stesso piano. Torino si è fatta una fama ingiustificata. Io credo che la città in cui c'è più satanismo sia Roma per un motivo demografico, perché ci sono più abitanti. Però oggi non c'è differenza. Anche non c'è differenza, c'è grande città e piccolo paese. Una volta si diceva la città è corrotta, i paesi sono ancora sani. Non è più così. Oggi il satanismo si è sparso ovunque. Come si entra e come si esce da queste sette, se si può uscire? È molto difficile uscire anche perché si ha paura delle vendette della setta, per cui si fa fatica a uscirne. E come si entra? Come si entra? Sempre guidati da degli amici satanisti che introducono dentro la setta satanica. In genere con la curiosità di assistere a riti satanici, in genere con l'uso dell'alcol e della droga, per cui la persona viene, per così dire, quasi ipnotizzata, spersonalizzata e si lascia condurre dove si vuole. Un esempio, una mamma mi diceva in questi giorni: ho letto il diario segreto di mia figlia, 16 anni,
io la credevo pulita, anche se di notte arrivava a casa tardi. Nel suo diario c'era scritto: io ho dato la mia anima agli altri e ho dato agli altri anche il mio corpo. Voi capite cosa vuol dire in una ragazza di 16 anni? Mettiamoci Don Amato nei panni di un genitore. Come si può combattere? Che cosa si può fare contro il satanismo? Un genitore si trova proprio veramente nei pasticci, perché il satanismo porta prima di tutto lontano da Dio. Quindi io dico sempre, è un problema innanzitutto di conversione, di ritornare a Dio, di ritornare alle leggi di Dio, di ritornare alla fede. Oggi non c'è fede e quando manca la fede cresce la superstizione e cresce la ricerca anche di queste evasioni, se vogliamo chiamarle evasioni, come sono le sette sataniche. Non c'è fede e allora ci si dà ai culti idolatrici. Un genitore cosa può fare? Può cercare di pregare, può cercare di far ritornare il figlio a Dio, può cercare di portare il figlio a un qualche cosa che lo scuota, come ad esempio un pellegrinaggio a Lourdes, un pellegrinaggio a un santuario mariano, un'esperienza sacra, un'esperienza religiosa che possa smuoverlo. E daremo altre soluzioni nelle prossime puntate. Per oggi ci fermiamo qui, grazie per averci ascoltati, arrivederci alla prossima puntata. Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista con Don Gabriele Amato che ci insegna come vincere il male. E oggi parliamo, nella puntata di quest'oggi, parliamo di sedute spiritiche, questo fenomeno così diffuso, così divulgato anche nella pubblicistica nazionale sui quotidiani. Don Gabriele, cosa sono le sedute spiritiche? Le sedute spiritiche sono interrogazioni che si fanno per evocare un defunto, interrogarlo e ottenere delle risposte. Per cui sempre la seduta spiritica è evocare un defunto, fargli delle domande per ottenere delle risposte. E perché si fanno le sedute spiritiche? Che bisogno c'è? Beh, i motivi sono tanti. C'è un motivo di affetto, per esempio uno che vuol parlare con un defunto, una persona cara defunta, non so, un marito, gli muore la moglie o viceversa e vuole parlare con la persona defunta. Può esserci un motivo di curiosità, può esserci un motivo di interesse per avere dei consigli, per sapere cosa fare. Ci possono essere motivi anche soltanto di voglia, di curiosità per vedere se per caso un defunto si presenta e che cosa per caso vuole dire. E in che modo si fanno le sedute spiritiche? C'è tutta una trafila, una pratica da fare? Le sedute spiritiche una volta si facevano chiamando un medium che andava in trance e il medium evocava la persona che si indicava che venisse evocata. Oggi non è più necessario fare così e non si fa più così. Oggi è di comune anche nelle sedute spiritiche il self-service, il fare da soli, il fare da sé. I giovani che amano fare le cose insieme usano quello che è chiamato il gioco, lo chiamano il gioco del cartellone o del bicchierino o della moneta, un cartellone con le lettere dell'alfabeto, una moneta, un bicchierino, un oggetto su cui tutti mettono un dito, i presenti che si mettono intorno, 4, 5, 6 persone che si mettono intorno, mettono il dito sopra, l'oggetto che si muove va nelle varie lettere e forma delle parole e con questo sistema si calcola
che il 37% dei giovani delle scuole superiori abbiano fatto almeno qualche volta il cosiddetto gioco del cartellone. Quindi mi perdoni, sono i giovani soprattutto che fanno queste cose oppure si ritrova questo fenomeno in tutti i tipi di categorie sociali o di persone? Si trova in tutte le categorie di persone. Direi che i giovani lo fanno soprattutto per curiosità. Lo fanno soprattutto per vedere se per caso si mettono in comunicazione con un qualche defunto. Aggiungo però che sono giochi estremamente pericolosi perché può entrarci la coda del diavolo e può entrare veramente che qualcuno, dopo aver assistito a una seduta spiritica, resti colpito da una presenza malefica. E quindi qui arriviamo a quella che è la posizione della Chiesa. Perché la Chiesa dice non fate sedute spiritiche? Perché sono false, perché non sono vere, perché sono pericolose, perché? La Chiesa proibisce sempre le sedute spiritiche, prima di tutto perché vanno contro la fede in Dio. Il Dio ci ha creati, ci ha dato la libertà, ci ha dato un tempo in cui vivere, è scaduto questo tempo in cui viviamo, basta, la vita umana è finita e c'è una parabola così bella del Vangelo del ricco Epulone e del povero Lazzaro, c'è un baratro tra noi e il mondo dell'aldilà, un baratro insuperabile. Anche se c'è comunicazione di preghiera, di suffragio per i defunti, i giusti che intercedono per noi, però non c'è un dialogo diretto, c'è una barriera. E la Chiesa li proibisce anche perché ci può essere la coda del demonio, per cui uno può ricevere degli inconvenienti. La Chiesa vuole che noi viviamo di fede, che crediamo in Dio, che seguiamo Dio e i Suoi insegnamenti e quindi, scaduta la vita terrena, non vuole che cerchiamo di evocare i defunti che non hanno nessun interesse ad essere di nuovo coinvolti nelle vicende umane. Quindi la curiosità su ciò che sarà di noi, su ciò che avviene nell'aldilà, in qualche modo è bandita dalla nostra fede. È bandita perché ci debbono bastare le parole di fede. Molte volte proprio uno fa le sedute spiritiche per la curiosità di conoscere il futuro, di conoscere che cosa gli capiterà, di conoscere magari nella sua salute se c'è qualche male che lui non conosce, ma soprattutto per conoscere il futuro, per conoscere com'è la vita dell'aldilà. E sono tutte cose che la Chiesa insegna con la fede, ci insegna con la parola di Dio e quindi che non hanno nessun bisogno di ricerche umane che sono basate sull'errore e sulla menzogna. Sì, legato a questa curiosità per il futuro ci sono anche altre cose come l'oroscopo, l'astrologia. Qual è la differenza tra una seduta spiritica e la lettura o l'ascolto di un oroscopo? Direi che sempre sono forme di superstizione, sono sempre forme di superstizione che denotano una mancanza di fede, denotano un calo di fede, denotano un non fidarsi di Dio e nel volere chiedere a chi non è in grado di rispondere o oggetti che non sono in grado di rispondere, come l'oroscopo, volere chiedere cose che non è in grado di dire. Però ci sono anche personaggi influenti, potenti della storia che non dovrebbero aver bisogno di queste cose, eppure lo fanno. Cos'è Certo. Una moda o è un bisogno tipico dell'uomo andare a cercare cosa succederà? Essere sicuro anche per ciò che succederà nel futuro. È una curiosità che tutti possono avere come curiosità, però se uno è di fede si fida solo della parola di Dio e si accontenta di quella. Se uno non ha fede, ecco che allora lei ha uomini politici, uomini sportivi, industriali, che hanno bisogno prima di prendere delle decisioni di consultare l'oroscopo, ad esempio, per vedere se la loro decisione è buona o cattiva, se il tempo è giusto o non è giusto per prendere questa decisione. C'è un personaggio anche biblico famoso che ha fatto qualcosa di simile e che corrisponde al nome di Saul, re Saul,
Che cosa è successo, Don Amorth, in quell'episodio? Ecco, in quell'episodio è successo che realmente la medium ha evocato l'anima di un defunto, l'anima di Saul. Dio ha permesso che ciò avvenisse. Da notare però l'urlo della medium quando è comparso Saul, perché è successo un qualche cosa che a lei non era mai capitato. Quindi un urlo che ha fatto vedere la assoluta novità della cosa, e poi le profezie di Samuele, evocato da Saul, le profezie di Samuele: tu oggi stesso, tu e i tuoi figli verrete con me, ossia profetizza loro la morte. Quindi direi che non avevano molto gusto a sentirsi profetizzare queste cose. Quindi anche nella Bibbia troviamo un episodio, diciamo una seduta spiritica molto concreta che è un insegnamento anche della pericolosità di questo fenomeno, di questa pratica. Esatto, perché è un insegnamento... a fronte dei tanti maghi, indovini che nella Bibbia sono considerati degli imbroglioni, in questo caso invece si dice che è un fatto vero. Esatto, questo caso è un fatto vero che ci deve tenere proprio lontano da questi esperimenti, da queste prove. Don Gabriele, parliamo di quello che è il movimento della speranza. Che cos'è? Proprio legato a questo fenomeno. Proprio, è un movimento sorto soprattutto e che ha la sua sede tra Rimini, Riccione, Cattolica, e si sta spargendo purtroppo anche all'estero. Purtroppo ne fanno parte anche sacerdoti noti. È un movimento che vuole insegnare ai genitori come parlare ai loro figli defunti. Da notare è come colgono i genitori in un momento di estrema debolezza. Un genitore che resta scioccato per la morte, mettiamo per un incidente stradale, la morte di un figlio di 18-20 anni. Ecco, insegnano come comunicare, e allora voi capite che la curiosità da parte del genitore, l'attrattiva è grandissima. E come insegnano a comunicare? Soprattutto con due sistemi, col sistema della scrittura automatica e col sistema del registratore. Da notare che sono tutti sistemi fasulli. Ad esempio, una volta si è riunito una quindicina di persone solite ad usare il sistema del registratore. Si è messo sul tavolo un registratore, lo si è fatto girare a vuoto, poi quando lo si è fatto girare di nuovo per l'ascolto, ecco che tutti hanno scritto perché tutti hanno sentito qualcosa, ma sono uscite 15 versioni completamente diverse. Quindi vuol dire che non c'è una scrittura automatica che permetta di metterci in comunicazione non esiste. con i nostri cari. È tutta creazione del subconscio. Qual è il modo migliore per metterci in comunicazione con i nostri cari defunti allora? Il metodo migliore, unico, è la preghiera. Noi ci possiamo mettere in comunicazione con i nostri cari attraverso Dio, solo attraverso Dio. Anche qui ritorna la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro. Il ricco Epulone, parlando dall'inferno, non si rivolge a Lazzaro, si rivolge ad Abramo, che rappresenta Dio. Dì a Lazzaro, per favore, ossia usa il tramite di Dio. Solo attraverso Dio noi possiamo comunicare con i nostri defunti, e il Signore qualche volta, qualche rara volta, può permettere anche che un defunto si presenti o si faccia udire, ma sono casi rarissimi, casi voluti da Dio, da non ricercarsi, e non sono frutto della nostra abilità. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth e noi ci rivediamo alla prossima puntata.
Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo in compagnia di Don Gabriele Amorth che ci insegna come vincere il male. E oggi parliamo di un argomento specifico che è la magia. Don Gabriele, che cos'è la magia? Non è facile darne una definizione, perché la magia si basa sul credere che ci siano delle persone che abbiano dei poteri particolari, sia di influire sugli uomini, sia di influire sugli eventi, che abbiano dei poteri particolari di fare del bene o di fare del male, che abbiano dei poteri particolari di indovinare il futuro, di predire quelli che saranno gli avvenimenti della nostra vita e di influire su questi avvenimenti. Per cui la magia è la forma più diffusa di occultismo, le tre grandi forme di occultismo: magia, sedute spiritiche, sette sataniche. La magia è la forma più diffusa. Quindi quando uno fa il mago in qualche modo pretende di mettersi al posto di Dio. Pretende di mettersi al posto perlomeno di uno che ha dei poteri straordinari. Da notare che oltre il 99%, direi 99,9% dei maghi sono soltanto degli imbroglioni, che tutt'al più hanno una certa capacità intuitiva sulle persone, hanno un'influenza non dico ipnotica, ma un'influenza una capacità di influire sulle debolezze di una persona, per cui una persona resta colpita da quello che il mago gli dice e molte volte ne resta completamente soggiogata. Il mago cosa fa? Cosa dice? Ci sono tante forme di magia. In genere uno va dal mago per sapere il proprio futuro, oppure uno va dal mago perché ha un bisogno particolare. La grande maggioranza delle magie sono a scopo amorose. Per esempio, uno si innamora di una ragazza, va dal mago perché la ragazza si innamori di lui. Uno si innamora del fidanzato di una sua amica, va dal mago perché il fidanzato lasci la sua amica e si unisca a lui. Quindi si va dal mago perché si vuole cambiare l'evento naturale delle cose. Esatto, si vuole cambiare l'evento naturale delle cose. Oppure si va dal mago per spirito di vendetta, perché faccia del male a una persona, perché faccia del male a una famiglia, perché faccia del male a un'abitazione. Ecco, in proposito si parla di magia bianca e magia nera. Che Esatto. differenza c'è? La differenza è una sola. È tutta magia, perché la magia è sempre, quando non è puro imbroglio, il che avviene il più delle volte, quando non è puro imbroglio, la magia è sempre un ricorso a Satana, per cui sia che si tratti di magia bianca, che sarebbe togliere il male, sia che si tratti di magia nera, che è dare il male, è sempre fatto attraverso l'intervento di Satana, per cui è sempre proibita, è sempre un ricorso al demonio. Sono molti i cosiddetti maghi o gli operatori dell'occulto? Gli operatori dell'occulto sono proprio molti, sono più del doppio dei sacerdoti che ci sono in Italia. Addirittura? Più del doppio dei sacerdoti, e in Italia si calcolo i ragionamenti fatti di Cecilia Trocchi, Cecilia Gatto Trocchi, Cecilia Gatto Trocchi, che ha studiato, per esempio, è arrivata a dire che 13 milioni di italiani vanno dai maghi. E io le ho chiesto: ma come hai fatto ad arrivare a questa cifra? Perché non è una cifra inventata, sballata, è una cifra frutto di studio. Dice: ci ho impiegato 4 anni di ricerche e 4 anni di indagini. O pensiamo, 13 milioni di italiani che frequentano i maghi, e aggiungo anche di tutte le categorie. Non è che vada dal mago la vecchietta sprovveduta o il ragazzo sprovveduto, ci va dal mago anche qui l'industriale, lo sportivo, l'uomo politico, il ricco, il povero, tutti vanno dal mago. Don Amorth, si va dal mago perché si è persone deboli, facilmente influenzabili, o perché si è persone senza fede? Sempre direi c'è una scarsità di fede, su questo non c'è dubbio, perché rivolgersi ai maghi significa proprio un abdicare il rivolgersi a Dio e rivolgersi al rivale di Dio, perché come dicevo i maghi, se non sono imbroglioni, sono legati a Satana, o sono legati a Satana o sono semplici imbroglioni.
Poi uno deve distinguere il mago e distinguere, comprendere se un mago fa delle sciocchezze da come agisce. Uno va da un mago che prende dell'acqua... Ecco, che cosa fa in concreto un mago? Fa tante cose diverse, proprio dipende da mago e mago. C'è il mago che solo ascolta e dà delle risposte. C'è il mago che benedice dell'acqua, la dà da bere e dice che quell'acqua ha dei poteri particolari. C'è il mago che dà dei talismani in genere costosissimi che dovrebbero proteggere la persona e invece la caricano di negatività. C'è il mago che si dà le arie del profeta e quindi che predice eventi futuri che poi avvengono o non avvengono, questo è un altro paio di maniche, e predice eventi futuri e predice la possibilità di influire su questi eventi secondo i suoi poteri, secondo la sua volontà. Ecco, nell'armamentario dei maghi ci sono anche i simboli religiosi cristiani. No. Però i maghi in genere si circondano nei loro studi di immagini sacre, crocifissi, Madonne, ritratti di Padre Pio, per darla da bere, per ingannare, per dare l'impressione di essere persone che agiscono in buona fede, che agiscono con spirito religioso, ma quello è solo un inganno. In realtà poi a cosa mirano? Ai soldi? Il mago Lo fanno mira soprattutto solo ai per soldi. guadagno. Il mago mira solo i soldi, unicamente ai soldi, e la sua grande abilità è quella di sapere vuotare il portafoglio. Possibile, Don Gabriele, che nel mondo, nel terzo millennio, con tutto il progresso scientifico che c'è, con tutte le conoscenze anche a livello più basso della popolazione, l'istruzione che c'è, ma possibile che si vada ancora dal mago? Purtroppo è possibile. Da notare che il ricorso al mago è un fenomeno di tutti i tempi, di tutte le epoche, di tutte le razze umane, che convivono con tutte le religioni. Quindi uno può andare a messa la mattina e al pomeriggio andare dal mago. Ossia non guarda in faccia il ricorso al mago, non guarda in faccia né il grado di cultura della persona, né il grado di civiltà dell'ambiente in cui la persona vive, né il grado di raggiunta intelligenza di una persona. Anche le persone più intelligenti, più istruite, si vede che vanno dal mago. Perché? È curiosità, è debolezza, è bisogno, non so, un industriale, un commerciante che a un certo punto vede che il suo negozio viene completamente disertato, nessuno mette più piede nel suo negozio e allora va dal mago sperando che il mago trovi la soluzione per far sì che dei nuovi clienti tornino a frequentare il suo negozio. E ahimè non arrivano lo stesso. E i clienti non arrivano lo stesso. In compenso, quei pochi quattrini che ha li sborsa dandoli al mago. Dandoli al mago. Don Gabriele, che cos'è la divinazione? La divinazione è indovinare il futuro, è predire il futuro. Anche questa è una forma molto usata dai maghi, per cui si confonde la divinazione con la magia, è quella forma di magia che predice le cose future. Anche qui o è solo imbroglio o c'è un intervento demoniaco. Ecco perché la Chiesa mette in guardia anche dal ricorso ai maghi, come mette in guardia da tutte le forme di superstizione, perché sono un abdicare dall'autorità di Dio e dal ricorso a Dio. Quindi tutti quei personaggi che nelle TV private e locali fanno la lettura dei tarocchi, delle carte, i pendolini, tutte queste cose qua, possiamo dire chiaramente e tranquillamente, fatene a meno. E fatene a meno, sono tutte falsità, però purtroppo sono tutti metodi che hanno divulgato enormemente il ricorso ai maghi, e tante persone che poi sono venute da me mi dicevano: sono andato dal mago tale, dalla maga tale, perché l'ho vista in televisione, ho preso contatto con lei, eccetera, perché molte volte queste produzioni, queste visioni in televisione divulgano purtroppo l'errore e divulgano il ricorso a queste forme di superstizione. Quindi niente magie, niente sedute spiritiche, niente letture delle carte. Amici ascoltatori, seguite Don Amato che di queste cose se ne intende.
e ci rivediamo nella prossima puntata. Grazie per l'ascolto. Amici ascoltatori, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre con Don Gabriele Amorth e oggi entriamo più nel dettaglio in quello che è il fenomeno degli esorcismi, di cui Don Gabriele Amorth è un esperto da lunga data. E parliamo oggi dei disturbi provocati dal demonio. Don Gabriele, quali disturbi può dare il demonio? Il demonio può dare 4 tipi di disturbi. Il più grave, la possessione diabolica, la vessazione, l'ossessione, l'infestazione. La possessione è quando si ha l'impressione che il demonio sia dentro una persona, parli con la bocca della persona, agisce con le membra della persona, la persona va in trance. La persona va in trance, il più delle volte non ricorda niente di ciò che ha detto, di ciò che ha fatto durante l'esorcismo. E è la forma più grave, la forma più forte, e diciamo anche subito che quando uno è posseduto dal demonio, per liberarlo dal demonio occorrono molti esorcismi, molta preghiera. La vessazione è quando non c'è una presenza del demonio, ma il demonio dà dei disturbi, per così dire, dall'esterno. Ad esempio, prendiamo un Padre Pio che veniva battuto, colpito dal demonio, veniva percosso dal demonio. E era indemoniato? No, non era indemoniato, però il demonio gli dava dei disturbi fortissimi, esterni, lo faceva sanguinare, una volta gli ha sbattuto la testa per terra, hanno dovuto dargli dei punti nell'arco sopraccigliare. Ecco, la vessazione diabolica. E la terza? La terza forma è l'ossessione. L'ossessione diabolica è quando il demonio dà dei pensieri ossessivi, invincibili, che portano alla disperazione e che portano il più delle volte ai tentativi di suicidio. Pensieri ossessivi, invincibili, che portano alla persona alla totale disperazione, oltre alla totale incapacità di compiere qualsiasi attività. E sono casi che lei ha potuto constatare di persona? Sono tutte nelle 3 forme? Sì, tutti i casi che ho potuto constatare di persona, e molte volte, dal momento che di esorcismi ne ho fatti proprio tanti in questi anni. L'ultima forma, la infestazione diabolica, io riservo questo linguaggio, questo termine, non per le persone, ma per i luoghi, per gli oggetti, per gli animali. È possibile che anche una casa venga infestata dal demonio, che si sentono porte che sbattono, finestre che si aprono e si chiudono, luci che si spengono, si accendono da soli, botti, fenomeni vari che purtroppo qualche volta avvengono. Da notare che sono tutti fenomeni rari, tutte e 4 queste forme sono fenomeni rari. Ecco, non facciamo appunto allarmismo, non è che queste cose succedono tutti i giorni in tutte le case con tutte le persone. Sono casi molto specifici che possono succedere, ma non è detto che succedano, vero? Esatto, e il più delle volte le persone che vengono da noi esorcisti vengono per farsi fare un esorcismo accusando qualcuno di questi disturbi e in realtà non hanno nessuno di questi disturbi. Don Gabriele, però in che modo si può essere colpiti dal demonio? Perché si fa fatica a credere che ci possa essere qualcuno al di fuori di noi
che abbia un'influenza così, che può avere un'influenza così forte nella nostra vita. Purtroppo questo è possibile. Anche qui io uso elencare 4 forme per cui uno può essere colpito dal demonio. Una prima forma, se uno si indurisce fortemente nel peccato, come è il caso di Giuda, quando il Vangelo ci dice Satana entrò in lui. Anch'io ho avuto un caso di un giovanotto di un 35 anni che era veramente posseduto dal demonio perché aveva un complesso che non le sto a elencare di vizi, tanto che quando gli ho detto tu c'hai un demonio grande e grosso, mi ha risposto sì, lo voglio, ci sto bene, sto volentieri con lui. Ecco la volontà di dare se stesso al demonio. Una seconda forma, qui è una forma colpevole, uno è colpevole della possessione diabolica. Un'altra forma che è incolpevole è quando uno, ed è purtroppo la più comune, quando uno viene colpito da un maleficio. Maleficio è fare del male per mezzo del demonio. Purtroppo è possibile che ci siano persone collegate a Satana, anche qui caso rarissimo, e che possano fare del male per mezzo del demonio. È un caso purtroppo che sempre nella rarità dei casi che si presentano di influenze demoniache è un caso che purtroppo si dimostra reale, si dimostra abbastanza frequente. Non so, faccio un esempio. Ecco, qual è la forma più diffusa e pericolosa di questi disturbi? È questa qui proprio, la forma più pericolosa, più comune, è che uno resti colpito da un maleficio. Maleficio fatto da un'altra persona che si rivolge a un mago, a un vero mago collegato con Satana, per fare del male a questa persona. Purtroppo questa forma è possibile. È possibile, ci si difende, diciamo anche subito, chi è in grazia di Dio, chi prega, chi vive unito al Signore è corazzato, per cui anche se gli viene fatto un maleficio è difficilissimo che il maleficio attecchisca, in genere non attecchisce. Ma chi è che può fare del male a un'altra persona? Cioè, esistono veramente questi personaggi dediti al male? Purtroppo esistono. Purtroppo esistono. Ci sono persone Ma sono dedite al persone male. che possiamo incontrare, sono persone normali o hanno qualcosa che noi possiamo individuare in loro, per cui possiamo dire quello è una persona malefica? No, in genere non hanno niente di particolare per cui non sono individuabili. Non sono individuabili. Però è individuabile magari la persona che ha fatto il maleficio, che l'ha commissionato. Non so, mettiamo una ragazza è fidanzata, il fidanzato a un certo momento la pianta. In genere è la madre della ragazza che si vendica, vuole vendicare la figlia e dice ah sì, tu non ti sposerai mai. Ed è un fatto che questo giovane, per quanto faccia tentativi, non riesce più a trovare una ragazza. Perché? Perché gli è stato fatto un maleficio che gli impedisce il legame con una ragazza. Sono casi rari, ripeto, molto rari, ma possibili. E la soluzione, diciamo, lo strumento di difesa è evitare il peccato? Esatto, evitare il peccato, pregare, ricevere anche semplici benedizioni di un sacerdote. Le benedizioni sono efficacissime, uno si libera dai malefici, ci si libera soprattutto col ricorso a Dio, ci si libera con la preghiera, ci si libera anche ricevendo preghiere di guarigione e liberazione come vengono fatte comunemente nei gruppi del rinnovamento. Ecco, c'è il problema poi però di chi convive con queste persone che hanno problemi, che sono stati colpiti dal male. C'è contagio? No, non c'è O come contagio. dobbiamo comportarci con queste persone che magari ci capitano anche nell'ambito delle nostre conoscenze? Diciamo subito che non c'è contagio, questo ci tengo bene a dirlo, per cui anche quelle persone che ad esempio assistono, aiutano una persona posseduta dal demonio, aiutandola a pregare, aiutandola a venire dall'esorcista, aiutandola a tenerla stretta se durante l'esorcismo diventa furiosa, non hanno nessun danno, nessuna conseguenza.
sono mali che non hanno contagio, non sono contagiosi. E nel caso invece che si presupponga una certa, come dire, una predisposizione ereditaria a queste cose, è possibile? Ma questa è una questione discussa. Da quando un medico inglese, Kenneth McCall, ha scritto un libro in cui fino alle radici e poi altri libri in cui ha studiato l'albero genealogico e fa risalire ai mali all'albero genealogico, ecco, è venuto un po' di moda pensare che uno possa ricevere ereditariamente questi mali. Io non ci credo, perché il mio grande maestro, il compianto padre Candido Mantini, non ci credeva, diceva ereditiamo già tante cose dai nostri antenati, i mali malefici non si ereditano. Quindi La Bibbia le colpe dei padri non possono ricadere sui figli. Esatto, la Bibbia dice chiaramente che ognuno paga per sé, i padri non pagano per le colpe dei figli e i figli non pagano per le colpe dei padri. Che possa rimanere un po' di dubbio che ci sia un qualche maleficio fatto proprio perché ricada su una persona, su un figlio, su un nipote, ecco, un po' di dubbio può rimanere. La lascio come questione dubbia, come questione aperta. In linea generale però direi di scartarla. E comunque, Don Gabriele, alla fine del discorso prevale sempre quello che abbiamo detto sin dall'inizio delle nostre trasmissioni, cioè che chi è con Dio, chi è con Cristo, non deve temere nessun male, vero? Esatto, non deve temere Dobbiamo nessun sempre male. lasciar passare questo messaggio positivo. Certo, San Giacomo ci dice: resistete al diavolo e lui fuggirà da voi. È il diavolo che ha paura di noi, perché noi siamo con Cristo che ha sconfitto Satana, per cui non dobbiamo avere nessuna paura del demonio, nessuna paura di ricevere dei malefici, nessuna paura di... Dobbiamo temere solo una cosa, ecco sì, dobbiamo temere il peccato. Dobbiamo temere il peccato, perché questo sì che dà la nostra anima a Satana. Tra l'altro vorrei dire, i mali che il demonio può dare sono solo mali fisici che colpiscono il corpo, mai il demonio può arrivare a toccare l'anima. Solo il peccato fa sì che la nostra anima venga toccata dal demonio. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amort, grazie anche a voi amici ascoltatori che ci avete seguiti, arrivederci alla prossima puntata. Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre con Don Gabriele Amort e oggi parliamo di come distinguere un malato da un posseduto dal demonio. Don Gabriele, non c'è il rischio di confondere una malattia fisica con una possessione diabolica? Il rischio c'è. E direi che è uno dei casi limite più difficili da parte dell'esorcista riuscire a fare questa distinzione. Dico anche subito che la certezza che un male sia di carattere malefico sia soltanto facendo l'esorcismo. Prima però bisogna vedere se ci sono motivi di sospetto per dover procedere all'esorcismo. Quindi come si fa? Intanto chi viene dall'esorcista è già sempre stato prima curato da psichiatri, se no non vengono. Se uno non ha fatto visite psichiatriche, gliele facciamo fare, perché quando uno ha un male, la normalità è che il male sia un male di carattere naturale, è un'eccezione
che il male sia un male malefico, per cui se viene da me una persona che non è ancora stata visitata da uno psichiatra, da uno psicologo, allora lo mando, dico, non la prendo in considerazione. Quindi l'unico preliminare all'esorcismo è la visita psichiatrica, non ci sono altri tipi di esami che si fanno? Visita psichiatrica. Poi dipende dai tipi di mali che uno ha. Se uno ha dei mali naturali allo stomaco, alla testa, allora possono esserci altri specialisti medici che hanno provato a curare senza ottenere nessun effetto. Anche questo è un caso che molte volte a noi si presenta. Ma stiamo al tema principale, distinguere un male malefico da un male psichico, che è la cosa più difficile. Si incomincia col chiedere se una persona ha dell'opposizione al sacro, perché l'opposizione al sacro è il sintomo più forte di differenza. Per esempio, se prima pregava e poi non prega più, se prima andava a messa e poi non ci va più, se quando viene benedetta si arrabbia, si rotola per terra, se bestemmia, se non può vedere immagini sacre. Ecco, questi sono sintomi di sospetto, non certi però, solo sintomi di sospetto. La certezza, ripeto, sia solo con l'esorcismo. Lei lo fa questo in una sorta di interrogatorio che fa l'individuo che si presenta da lei? Esatto, prima di tutto si fa un interrogatorio all'individuo, possibilmente anche presente i genitori, i suoi parenti, i suoi cari, perché è anche importante sentire il loro parere. L'individuo molte volte non è un buon giudice di se stesso perché non si rende conto dei suoi comportamenti. Per esempio, ho a che fare adesso con un giovane che non è indemoniato, però bestemmia, si arrabbia, dice parolacce contro i genitori e poi non ricorda niente di tutto questo. Qui si tratta di un male di carattere naturale, non è un male di carattere malefico. Ecco, Don Gabriele, alla fine non è che tutti quelli che magari bestemmiano o fanno qualche azione cattiva sono posseduti dal demonio. No, è raro. La possessione del demonio, diciamo pur sempre, è rarissima, però qualche volta c'è. Non so, un caso pratico, un papà dubita che un suo figlio abbia la possessione diabolica perché bestemmia, perché si arrabbia se sente pregare, perché hanno provato a farlo benedire e si rotolava per terra. Un giorno a tavola, mentre mangiano, il papà interiormente, senza aprire bocca, incomincia Ave Maria. Questo giovane di scatto s'alza in piedi, papà smettila. Ecco, un segno così è un sintomo di sospetto. Poi si procede, in caso simile, si procede all'esorcismo. Sì, ecco, lei dalla sua esperienza, avendo praticato molti di questi casi, riesce a percepire subito o ha bisogno di molto tempo per capire se una persona ha solo un problema fisico, psicologico oppure un problema di tipo più complicato? In genere ci riesco subito a capirlo, non occorre neanche fare un esorcismo di prova, in genere riesco a capirlo già dal discorso, tutt'al più do una benedizione e vedo se alla mia benedizione ha un minimo di reazioni, se non ha nessuna reazione vuol dire proprio che non c'è niente. Ecco, e proprio stando alla sua esperienza, sono molti i casi di possessione diabolica effettiva, oppure sono soltanto, non so, casi rarissimi nella sua esperienza? I casi di possessione vera e propria sono rari, sono più frequenti i casi di disturbi di carattere malefico. Da notare che ci possono essere disturbi di carattere malefico senza che ci sia la possessione diabolica e anche in questo caso, il nuovo catechismo lo dice espressamente, si possono praticare esorcismi. Perché noi in una precedente puntata abbiamo detto che ci possono essere tante cause, no? Sì. Di possessione o che si arriva alla possessione diabolica proprio perché ci sono fenomeni appunto di magia, di occultismo. L'occultismo è tanto pericoloso. Uno che si dà i maghi, si dà sedute spiritiche, si dà sette sataniche, è molto facile che resti colpito dal demonio, almeno con disturbi di carattere malefico.
Più e raramente... quindi può portare, questi fenomeni possono portare almeno o perlomeno al disturbo, ma non alla possessione diabolica vera e propria. Esatto, al disturbo ma non alla possessione, però anche nel caso di disturbo si fanno esorcismi. Sì. Don Gabriele, ci sono dei casi citati anche nel Vangelo, come il giovane guarito da Gesù ai piedi del Tabor. In quel caso si trattava di una malattia, di epilessia, come molte volte si accenna, oppure di una possessione diabolica effettiva? Ecco, lì il Vangelo è chiarissimo, si tratta di possessione diabolica. Perché allora viene chiamato da alcuni evangelisti epilettico? Perché ci dà l'occasione di toccare, di mettere il dito su un altro trucco del demonio. Il demonio fa di tutto per nascondersi, perché se si manifesta la sua presenza allora viene sfrattato. Fa di tutto per nascondersi e alle volte si nasconde assumendo degli atteggiamenti di una malattia. Quindi in questo caso, nel caso dei giovani al piedi del Tabor, il demonio si nascondeva dando dei disturbi che erano identici ai disturbi dell'epilessia, per cui questo cadeva per terra, si muoveva e allora uno avrebbe detto è epilettico. Invece era il demonio che si nascondeva sperando di non essere scoperto, ma sperando che le persone pensassero solo un'epilessia. Perché poi nel Vangelo ci sono tanti altri casi invece che vengono citati molto chiaramente di possessione diabolica. Sì, ci sono tanti casi. Gesù ha esercitato spessissimo questo ministero e agli apostoli ha detto di esercitarlo e ha dato il mandato di esercitarlo anche a tutti i suoi seguaci. Coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno i demoni, dice il Vangelo di Marco al capitolo 16, versetto 17. Quindi tutti possono fare preghiere di liberazione. Ecco, sempre rimanendo alla distinzione tra malattia e possessione, è possibile però il caso in cui uno presenti dei sintomi sia di malattia psichica come pure di possessione diabolica, cioè che ci siano purtroppo tutti e due i mali? È possibile, sono i casi più difficili e sono i casi in cui uno ha bisogno sia delle cure dello psichiatra sia degli esorcismi da parte dell'esorcista. Però il caso rarissimo, ma è un caso possibile. Ne ho avuto anch'io alcuni esempi. Un esempio tipico, questo ve lo racconto perché è bello dirlo. Padre Candido sospettava che una sua paziente, di cui era sicuro che aveva una possessione diabolica, sospettava che avesse anche mali di carattere malefico. E allora ha telefonato a un suo amico psichiatra, ha preso appuntamento, gli ha mandato sta ragazza. Lo psichiatra, un bel tavolo grande, l'ha fatta sedere, gli ha fatto l'interrogatorio che fanno sempre gli psichiatri all'inizio e poi gli ha detto: guardi signorina, lei intanto prenda queste medicine. Gli ha incominciato a scrivere nel suo prontuario. Ha visto immediatamente una mano che è arrivata sul suo prontuario, gli ha strappato il foglio, l'ha buttato nel cestino dicendo con una voce rauca maschile: questa non è roba per me. Ha guardato sta ragazza, era distante, immobile, seduta sulla sedia, non è che si sporgesse in avanti, ha calcolato che il braccio le si sia allungato di 2 metri. Ha avuto una tale paura questo medico che non ne ha più voluto sapere né di sta ragazza né di nessun paziente di Padre Candido. E l'ha mandata dall'esorcista? L'ha mandata dall'esorcista. Ecco, allora quindi che consiglio dare a chi si ritiene colpito da un maleficio? Andare dall'esorcista o andare dallo psichiatra? O da tutte e due? Andare prima di tutto a pregare, in ogni caso pregare, poi prima di tutto uno va dal medico. Perché è molto più facile, la normalità dei casi è che i mali siano di carattere naturale, è rarissimo il caso, è un'eccezione che il male sia di origine malefica. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amott, grazie anche a voi amici ascoltatori, arrivederci alla prossima puntata.
Amici ascoltatori, rieccoci all'appuntamento con il diavolo e l'esorcista. Siamo sempre in compagnia di Don Gabriele Amorth e oggi affronteremo proprio nel dettaglio che cos'è l'esorcismo. Appunto, Don Gabriele, perché la Chiesa pratica e che cos'è la pratica dell'esorcismo? La pratica dell'esorcismo è una pratica istituita da Gesù Cristo, un potere che Gesù ha dato agli apostoli e poi l'ha esteso ai discepoli e alla fine l'ha esteso anche a tutti i credenti in Lui, il potere di cacciare i demoni. Abbiamo detto in un'altra puntata che tutti i popoli di tutte le nazioni, di tutte le razze hanno il senso della presenza di un male malefico, lo combattono come possono conforme la loro cultura. Ecco, sappiamo dal Vangelo, dalla Bibbia esattamente chi è Satana, sappiamo esattamente che persona è, sappiamo esattamente che Cristo lo ha vinto e Cristo ha dato il potere di cacciarlo via. Quindi diciamo che l'esorcismo si fa non in presenza di malattie o in presenza di turbe psichiche, ma si fa soltanto quando ci si è accertati che c'è la possessione diabolica. Esatto, quando c'è o la possessione o un male di carattere malefico, allora si procede all'esorcismo, negli altri casi no. Quando è che si può e si deve fare un esorcismo allora? Si deve fare un esorcismo. Cioè quando è che l'esorcista prende la decisione, dice qui bisogna intervenire? Quando vede dall'interrogatorio e dai segni preliminari che io chiamo sintomi di sospetto, vede che c'è da pensare alla possibilità della presenza del demonio o dell'influenza del demonio. Allora procede all'esorcismo e con l'esorcismo ci si accerta se questa presenza, se questa influenza c'è o non c'è. Varie volte mi è capitato di fare un esorcismo preliminare su una persona per cui mi sembrava che ci fossero sintomi di sospetto e già facendo questo esorcismo preliminare ho visto che non c'era niente. E allora basta. Don Gabriele, dalla sua esperienza, le è rimasto qualche volta qualche dubbio se procedere o meno? Qualche volta sì. E in genere io sono favorevole, quando ho il dubbio, sono favorevole a procedere, perché mi sono capitati dei casi in cui il demonio si è manifestato dopo una serie di esorcismi, non durante i primi esorcismi. Se avessi smesso non mi sarei accorto di questa presenza del demonio. E adesso veniamo a chi può fare. Lei ha accennato in precedenza al fatto che Gesù ha dato un certo mandato ai suoi discepoli. Gesù ha praticato gli esorcismi, ha dato il mandato ai suoi discepoli di fare esorcismi e di scacciare il male. Quindi oggi chi può fare l'esorcista? Ecco, diciamo subito che nei primi 4 secoli della Chiesa tutti i cristiani facevano esorcismi, ossia cacciavano i demoni. Poi nel IV secolo la Chiesa ha istituito, per dare più forza, più valore, più importanza, più efficacia all'esorcismo, ha istituito il sacramentale dell'esorcismo, che è riservato ai sacerdoti autorizzati dal loro vescovo. Per cui l'esorcismo può essere fatto soltanto da sacerdoti autorizzati dal vescovo. Ecco, noi parliamo, Don Gabriele, che cos'è un sacramentale? Un sacramentale è un rito istituito dalla Chiesa, i sacramenti sono istituiti da Gesù Cristo, è un rito istituito dalla Chiesa, un po' con delle similitudini con i sacramenti, che hanno degli scopi altamente spirituali. Quindi diciamo che è un qualcosa che si avvicina a un sacramento. Che si avvicina, molte volte lo completa, molte volte i sacramenti comprendono anche dei sacramentali, per esempio l'uso d'acqua benedetta. L'acqua benedetta è un sacramentale, nell'amministrazione di vari sacramenti si usa l'acqua benedetta. Che doti deve avere un esorcista? Un esorcista, direi le doti comuni che dovrebbe avere qualunque sacerdote. Il diritto canonico elenca che sia uno di preghiera, che sia uno di scienza, per dire insomma di una certa cultura, che sia uno di buona fama. E può farlo qualunque sacerdote oppure c'è un incarico da parte della Chiesa locale per procedere agli esorcismi? È il vescovo che a suo arbitrio
dà l'incarico a un sacerdote di fare l'esorcista, ossia lo autorizza a usare quelle preghiere particolari riservate all'esorcista e a fare quelle preghiere, appunto gli esorcismi, che sono preghiere ufficiali della Chiesa, ossia fatte in nome della Chiesa. Ecco, nella Chiesa locale, in una parrocchia, in una diocesi, una persona che ha di questi problemi o perlomeno ha di questi dubbi, come fa? Come si muove? A chi deve rivolgersi? Io consiglio sempre di rivolgersi alle curie vescovili. Non occorre la persona del vescovo, basta il suo segretario, il vicario generale. Siccome sono i vescovi che nominano gli esorcisti, nelle curie vescovili sono informati di chi sono gli esorcisti della diocesi. A Roma, ad esempio, siamo in 9 esorcisti. Se uno va all'ufficio del vicariato, c'è un ufficio apposito per la pastorale degli esorcisti, danno l'elenco dei 9 esorcisti della diocesi di Roma. Quindi non affidarsi al primo venuto, ma andare nelle strutture della Chiesa. Esatto, andare nelle strutture della Chiesa per avere l'esorcismo. Perché purtroppo ci sono anche dei casi di persone che si sono affidate a degli imbroglioni. Esatto, purtroppo è vero che si sono affidati ad imbroglioni, e io dico sempre, se la persona a cui voi vi rivolgete è un laico, senz'altro non può fare esorcismi, perché l'esorcismo lo può fare solo un sacerdote autorizzato dal vescovo. Se è un sacerdote e dubitate che sia esorcista, telefonate alla curia vescovile e vi rispondono se quello è veramente esorcista o no. Quali sono gli effetti di questa pratica dell'esorcismo? Si arriva subito alla liberazione oppure è un processo lungo? In genere il processo è lungo, dipende dalla profondità del male, direi, e anche se il male si è molto radicato. Ad esempio viene da me un uomo di 50 anni e facendo l'itinerario della sua vita si vede che il male ce l'ha avuto da quando aveva 10 anni, il male ha avuto tempo di mettere radici e allora ci vuole più tempo. In genere per liberare una persona posseduta ci vogliono mesi di esorcismi o anche anni di esorcismi. E aggiungo anche una frase di Sant'Alfonso de Liguori tanto vera, che dice che non sempre con gli esorcismi si arriva alla totale liberazione, sempre si arriva a dare beneficio, per cui la persona ha beneficio e in genere può condurre una vita normale, anche se non si arriva alla totale liberazione. Il caso più lungo che le è capitato per le mani? Ce ne sono alcuni casi che li ho da quando sono stato nominato esorcista nell'86 e ancora adesso perdurano. Quindi ancora dopo 18 anni? Dopo 18 anni, però come dicevo hanno avuto grandi miglioramenti, prima si agitavano, prima si arrabbiavano, si infuriavano durante gli esorcismi, adesso no, l'esorcismo è diventato una benedizione calma, tranquilla, la ricevono una volta ogni 3-4 mesi, ossia rare volte, quando sentono il bisogno di ricevere una benedizione d'esorcismo, vengono, ritornano, per cui una liberazione totale non c'è, ma conducono una vita normale. Sono in via di guarigione, si può dire. Sì, sono in via di guarigione. Don Gabriele, accanto a quella che è la pratica dell'esorcismo, c'è anche la preghiera di liberazione. Che cos'è? Ecco, la preghiera di liberazione è molto importante ricordarla, perché le parole di Gesù, coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno i demoni, per cui tutti coloro che credono in Gesù, uomini, donne, adulti, bambini, possono cacciare demoni con la preghiera di liberazione, che è una preghiera privata, mentre l'esorcismo è una preghiera pubblica fatta in nome della Chiesa, con l'autorità della Chiesa, quindi a maggior forza. Però anche la preghiera privata, se fatta con fede, ha forza, tanto che ci sono molti santi che senza essere esorcisti cacciavano i demoni per la forza della loro fede. Erano preghiere di liberazione. In cosa consiste? Una preghiera che si trova facilmente nei manuali di preghiera, nei libri, dove? Esatto, si trova facilmente, per esempio anche nell'ultimo rituale pubblicato ci sono alla fine, c'è una seconda appendice con preghiere che tutti i fedeli possono fare.
Uno può anche inventarle le parole, perché la base della preghiera di liberazione o dell'esorcismo è sempre in nome di Gesù, Satana vattene. Quindi uno la preghiera di liberazione la può anche inventare, lì per lì. Ecco, quindi diciamo che c'è una preghiera ufficiale della Chiesa e una pratica come quella dell'esorcismo che la Chiesa affida a dei sacerdoti, delle persone incaricate dalla Chiesa locale, mentre tutti possiamo contribuire alla liberazione dal demonio attraverso la nostra preghiera, attraverso le nostre pratiche di pietà normali. Esatto. Quelle quotidiane che facciamo sempre. Esatto, le preghiere quotidiane sono sempre validissime. In più uno può aggiungere anche vere e proprie preghiere di liberazione. Nei gruppi del rinnovamento è diventato usuale fare preghiere di guarigione e liberazione. Magari imponendo, chi guida la preghiera pone la mano sul capo della persona e tutti pregano con parole loro perché la persona sia liberata. D'altronde anche nel Padre Nostro c'è anche questa invocazione, certamente, no? Liberaci dal male. L'ultima invocazione, liberaci dal male, che il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega con molta esattezza, non significa liberaci dal male in generale, ma significa liberaci dal maligno, ossia liberaci dalla persona di Satana. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per la consulenza che ci ha dato, la sua competenza, e noi ci rivediamo, cari amici ascoltatori, alla prossima puntata. Amici che siete all'ascolto, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre in compagnia di Don Gabriele Amorth e dopo tutto quello che abbiamo spiegato a proposito delle possessioni diaboliche, della magia, dell'occultismo, veniamo al punto centrale, cioè all'esorcismo. Come si fa? In quali casi si fa? Come si procede? Don Gabriele Amorth ci farà vedere oggi come si fa un esorcismo. Abbiamo detto, Don Gabriele, quindi che si arriva alla persona da esorcizzare dopo aver fatto tutta una serie di preliminari. Quali sono? L'interrogatorio e vedere se ci sono sintomi tali da dover procedere all'esorcismo. Se si vede che questi sintomi ci sono, allora si procede all'esorcismo. Si fa venire la persona, ho sempre con me almeno 4 persone che mi aiutano e che si mettono in cerchio di fronte alla persona che siede su una poltrona. Se sappiamo già che la persona, o se già accorgiamo durante l'esorcismo che la persona si infuria, allora anziché sulla poltrona la mettiamo su un lettino. Abbiamo sempre anche un lettino e eventualmente ci aiutiamo anche con delle cinghie per tenerla stretta, perché l'importante è che la persona non si faccia male. Quindi, Don Gabriele, il luogo dove si procede all'esorcismo è una chiesa oppure può essere un luogo qualsiasi? Può essere un luogo qualsiasi. Di per sé sarebbe meglio se fosse la chiesa. In genere è la sagrestia o un luogo adiacente alla chiesa, una stanza adiacente alla chiesa. Certo che bisogna sceglierla in modo che sia una stanza, un posto che non desti dei sospetti. Ad esempio è possibile che la persona esorcizzata urli, e quindi è importante che non sia, per esempio, una stanza che dà sulla strada, perché si sentirebbe urli sulla strada e la gente si potrebbe allarmare. Cioè anche l'indemoniato ha diritto alla sua privacy. Esatto, anche l'indemoniato. Anche perché sono delle cose delicate queste. Sì,
ha diritto assolutamente, ha diritto e ci tengono a non essere conosciuti, a non essere riconosciuti. Quando tante volte mi è stato chiesto per delle interviste televisive se c'era qualcuno disposto a intervenire, mai ho trovato nessuno disposto a intervenire, anche di quelle persone che sono state liberate non vogliono intervenire. Perché? Perché hanno poi l'idea che se le persone, gli amici, i conoscenti vengono a sapere che loro erano state possedute dal demonio, nutrono poi dei sospetti nei loro riguardi. Quindi mi tolgo la curiosità, non ci sono filmati di scene di esorcismo, filmati veri? Nel mondo cattolico no, ce n'era una sola che ho visto venuta dall'America, un filmato, proprio una via di eccezione, fatto da un esorcista americano col permesso del suo vescovo, un filmato che ha avuto anche qui da parte di alcune reti televisive, è stato riprodotto. Poi varie reti televisive hanno riprodotto degli esorcismi di un sacerdote gallicano, lì non c'è nessuna proibizione e c'è un sacerdote gallicano che filma gli esorcismi che lui fa. Quindi fatti tutti i preliminari si arriva al momento in cui il sacerdote o l'esorcista procede al rito. Procedo al rito. Si fa sedere la persona e io mi metto la stola viola, che è il colore della penitenza. Io uso le stole lunghe, ossia le stole che si usano per le casule quando si dice la messa. Uso la stola lunga perché un lembo della stola viene messo sulla spalla della persona che viene esorcizzata. Poi io gli tengo la mano sul capo e prima gli faccio baciare il crocifisso. Io uso un crocifisso che ha una particolarità, è un crocifisso che ha innestata la medaglia di San Benedetto. Adesso sono molto comuni questi crocifissi grandi e piccoli di varie dimensioni. Ecco, perché San Benedetto? Perché San Benedetto era considerato un potente esorcista. Notate che non era esorcista, San Benedetto era monaco, probabilmente non era neppure sacerdote, però era santo e come tutti i santi aveva una forza grandissima contro il demonio. Faccio il segno della croce, alle volte lo faccio baciare e poi procedo nell'esorcismo. Come procedo? Procedo così. Prima faccio dire un Pater Ave Gloria anche perché le persone presenti possano collaborare anche loro. Da notare l'importanza grandissima della preghiera. Io dico sempre alle persone che vengono esorcizzate, ricordati che ti liberi, sei tu che ti liberi, io ti aiuto, ma chi si libera sei tu. Ecco, quindi le preghiere che vengono recitate da lei, dall'esorcista, cosa sono? Sono delle preghiere bibliche, delle preghiere della Chiesa, della tradizione? Dopo aver detto un Pater Ave Gloria, incomincio le preghiere del rituale, ossia c'è un rituale emanato dalla congregazione del culto, un rituale con delle preghiere d'esorcismo che sono riservate all'esorcista, ossia solo gli esorcisti possono recitare quelle preghiere lì. Incomincio con queste preghiere. Se la persona è posseduta, va in trance, io me ne accorgo subito. E ho anche l'interrogatorio col demonio. A un certo punto, dopo aver fatto i primi esorcismi, interrogo il demonio. Che domande gli faccio? Da notare che il demonio fa molta fatica a parlare, perché il demonio vorrebbe più che può stare nascosto. Fa molta fatica a parlare. La prima cosa che gli chiedo è il nome. Come ti chiami? Chi sei? E devo ripeterlo molte volte. Perché si chiede il nome? Si chiede il nome perché per il demonio dire il nome è già una mezza sconfitta, è già uno smascherarsi, è già un uscire allo scoperto. Per cui chiedo il nome. E che nomi vengono fuori? Mi perdoni la curiosità. Quando sono demoni robusti vengono fuori i nomi biblici. Il più frequente è Satana, Lucifero, Asmodeo, frequentissimo Asmodeo, Zabulon, Meridiano. Ecco, sono nomi di carattere biblico. Altri nomi vengono fuori alle volte, sono l'ira, sono la discordia,
Nomi di vizi, diciamo. Ossia nomi astratti di disturbi che il male dà alla persona. Ma è raro, il più delle volte dicono uno di questi nomi comuni o alle volte dei nomi strani che io non li ricordo neppure. Non li ricordo. Astaroth, anche Astaroth è un nome abbastanza comune. Ecco, Don Gabriele, proprio in questo momento cruciale dell'esorcismo si parla di reazioni che l'esorcizzato ha, ma reazioni anche molto forti, molto violente a volte. Se ha delle reazioni violente, alle volte lo passiamo dalla poltrona al lettino. Lo mettiamo steso sul lettino e lo teniamo ben stretto perché dobbiamo fare in modo che la persona non si faccia male. Quando una persona va in trance è sotto la nostra responsabilità, per cui se sbattesse le mani, la testa contro i muri si farebbe male e sarebbe colpa nostra. Per cui noi lo teniamo ben stretto in maniera che non si faccia male e proseguiamo l'interrogatorio. Quanti siete? In genere dicono sei solo, in genere dicono no. Quanti siete? 3, 7, una legione, 1000 legioni, eccetera. Dicono da notare che il demonio è bugiardo, per cui non c'è da credere a quello che dicono. Non c'è da credere a quello che dicono. Poi chiediamo come sei entrato qui, quando sei entrato qui, e poi chiediamo quando uscirai, la data, in che mese, in che giorno, a che ora. Anche qui si fa molta fatica a farli parlare, alle volte dicono non lo so, alle volte rispondono con una data e viene quella data. Don Gabriele, l'uscita del demonio dal corpo del posseduto, da chi dipende? Dipende dalla volontà del diavolo, dalla volontà del posseduto? Dipende dalla volontà di Dio, diciamo schietto, chi è che guida le cose è sempre il Signore, però dato che il Signore rispetta la libertà delle persone e anche la libertà dei demoni, dipende anche il quando, con quale forza la persona è stata posseduta. Ecco, allora, quindi l'esorcizzato può anche collaborare alla sua liberazione? Deve collaborare, è indispensabile che collabori. Durante l'esorcismo no. Durante l'esorcismo alle volte quando arrivano da essere abbastanza coscienti capita che anche durante l'esorcismo riescono mentalmente a pregare, anche a dire per esempio soltanto Satana vattene, oppure a invocare Gesù Maria. Ci riescono e me lo dicono dopo che durante l'esorcismo sono riusciti a pregare. In genere durante l'esorcismo no, non riescono a pregare, ma sono completamente in trance, ossia sono completamente assenti e non ricordano niente di quello che è avvenuto durante l'esorcismo. Ma è molto importante che preghino prima, dopo, quindi noi li mettiamo sotto cura, la messa possibilmente quotidiana, il rosario possibilmente quotidiano, che dicano tutte le preghiere che possono. Quindi che si comportino da bravi cristiani nella loro vita normale. Senz'altro che si confessino spesso. Naturalmente se una persona è in peccato io non procedo neppure all'esorcismo. Mettiamo, viene da me uno che convive. Viene da me un divorziato che convive con un'altra persona. Dico, figliolo caro, io non incomincio neppure. Prima mettiti in grazia di Dio, vivi in grazia di Dio, se no è inutile che io proceda all'esorcismo, perché è molto più importante vivere in grazia di Dio che ricevere l'esorcismo. Uno può anche liberarsi da solo, con le sue preghiere e con i suoi sacrifici, col digiuno. Il Vangelo insiste, certi generi di demoni si caccia via solo con la preghiera e col digiuno. Uno può anche arrivare a liberarsi da solo senza esorcismi, mai uno può arrivare a liberarsi con gli esorcismi se non prega. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per averci raccontato la sua esperienza e ci rivediamo alla prossima puntata.
Amici che siete all'ascolto, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Con Don Gabriele Amorth abbiamo ripercorso tutto quello che si fa per arrivare a un esorcismo. Vogliamo concludere questo percorso richiamando una figura che per i cristiani è importantissima. Abbiamo detto all'inizio che noi cristiani crediamo che solo Cristo ci salva, ma accanto a Cristo, che è il nostro Salvatore, che è morto ed è risorto per noi, c'è una persona importantissima. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, dietro a Cristo c'è sua madre Maria. E vogliamo parlare in quest'ultima puntata appunto della figura di Maria nel discorso di lotta contro il male. Per combattere il male oggi abbiamo bisogno anche dell'aiuto materno di Maria. Ecco, partiamo, Don Gabriele, da quello che si considera il protovangelo. Sì. Cosa dice di Maria? Il protovangelo, ossia quando Dio, dopo il peccato di Adamo ed Eva, condanna il serpente, dice: porrò inimicizia tra te, tra il serpente, tra Satana e la donna. C'è l'articolo determinativo, una donna ben determinata. Il suo seme, il tuo seme, il seme di lei, il figlio di lei. Esso ti schiaccerà il capo. Quindi direttamente è Gesù, il figlio di Maria, che schiaccia il capo a Satana. Ma dal momento che Maria è associata a tutta l'opera della redenzione, ecco che è legittimo rappresentare anche Maria nell'atto di schiacciare il capo a Satana, e tante volte il demonio ha detto e ripetuto che Maria Santissima gli schiaccia la testa. Quindi una lotta che parte da lontano, questa tra la donna e il serpente, tra Maria e Satana. Esatto, è una lotta che parte proprio dai progenitori, da Adamo ed Eva, dal primo peccato. Ed ecco che Maria è la nemica di Satana. Sappiamo che il male maggiore che Satana cerca di darci è quello di farci cadere nel peccato. Maria è quella che ci salva dal peccato, che ci aiuta a vincere il peccato, a vincere Satana. Diceva Paolo VI: tutto ciò che combatte il peccato combatte Satana, e Maria ci aiuta in questo. Don Gabriele, ma perché la Madonna è così potente contro il demonio? Perché la Madonna e non gli altri santi? La Madonna ha una potenza straordinaria, intanto perché è Madre di Dio, quindi ha un'autorità e ha una forza che nessun altro ha in maniera assoluta. Ma poi ci sono anche altri motivi, e io qui li ripeterei prendendo lezioni proprio dal demonio, perché alle volte il demonio insegna delle verità. Quando Ci sta il Signore... dicendo che il demonio fa catechismo? Il demonio fa catechismo. Alle volte il demonio viene obbligato da Dio a dire delle verità. A un esorcista, Don Negrini, deceduto, era un esorcista del bresciano, Faustino Negrini, una volta che gli ha chiesto: come mai tu hai tanta paura del demonio, tu hai tanta paura di Maria, il demonio gli ha risposto: perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura che essere vinto da Lui, da Dio, dal Creatore. Un'altra volta, sempre lo stesso esorcista ha chiesto al demonio: quali sono le cose in Maria che più ti fanno rabbia e che più ti fanno paura e più ti vincono? E ha risposto: perché Maria è la più umile di tutte le creature, io sono il più superbo. È la più ubbidiente di tutte le creature, io sono il più ribelle. È la più pura di tutte le creature, io sono il più sozzo. Ecco allora la paura, il terrore che ha il demonio di Maria, perché ubbidiente, perché umile, perché pura. Quindi ritroviamo in Maria le caratteristiche che possono andare bene anche per ogni cristiano per vincere il male. Esatto, troviamo queste tre caratteristiche che sono fondamentali per vincere il male: l'umiltà, la purezza, l'obbedienza a Dio. Ho aggiunto anche una cosa: una volta ho voluto fare io un interrogativo al demonio. Dopo avergli ricordato queste tre risposte, ho aggiunto: quale altra virtù c'è in Maria che ti fa tremare? E mi ha risposto così: mi vince sempre
perché non è mai stata toccata da nessuna colpa, da nessun peccato. Non è mai stata toccata da nessun'ombra di peccato, per cui mi vince sempre. Ecco Maria, anche Maria è stata tentata dal demonio durante la sua vita e ha sempre vinto e stravinto e continua a vincerla anche adesso, aiutando tutti i cristiani nella lotta contro il demonio e aiutando particolarmente noi esorcisti. Quindi si può dire che se un cristiano è devoto della Madonna, in qualche modo ha una speciale protezione? Certamente, ha una speciale protezione. Mentre il Cardinal Poletti mi scriveva la facoltà d'esorcista contro la mia volontà, contro la mia voglia, che libri battevo, lei mi conosce, sa che io sono solo buono a contare barzellette e a contare scherzi, lui imperterrito andava avanti, mi sono raccomandato a Maria. Gli ho detto: avvolgimi nel tuo manto, avvolto nel tuo manto mi sento sicuro. E tante volte il demonio mi ha fatto delle minacce che hanno mai avuto seguito, e altre volte mi ha detto tante volte: a te non possiamo fare niente perché sei troppo protetto. Il manto della Madonna, che avvolge tutti i cristiani, tutti coloro che si consacrano a lei, tutti coloro che onorano Maria. Ecco, Don Gabriele, arriviamo un po' all'estremo, facciamo una domanda. Ecco, potrebbe la Madonna salvare un dannato? Visto che si parla tanto della protezione di Maria sulle anime. La Madonna potrebbe? Io credo di poter rispondere con certezza. Dio potrebbe. La Madonna potrebbe ottenere da Dio questa grazia, ma è il dannato che non vuole. È il dannato che è persistente nella sua colpa, che non vuole umiliarsi a chiedere perdono, che non vuole umiliarsi a chiedere scusa. Per cui anche l'intervento di Maria resta bloccato dalla cattiva volontà del dannato. Ed è per questo che il dannato è dannato per sempre. Don Gabriele, parliamo di quello che è il fenomeno più discusso anche per quanto riguarda la figura di Maria, perché finché si parla degli episodi del Vangelo, della tradizione, dei dogmi che riguardano Maria, si può essere d'accordo o non d'accordo, si è credenti o non credenti, però ci sono quei fenomeni legati a episodi storici come le apparizioni. Ecco, che valore hanno? Che significato hanno per noi cristiani? Le apparizioni hanno un valore immenso. Che significato hanno? Sono l'attuazione, anche se non solo le apparizioni, ma anche le apparizioni sono l'attuazione di quella missione che Gesù ha dato a Maria quando dalla croce le ha detto: ecco tuo figlio, ecco la madre tua. È la maternità di Maria verso tutti noi che si manifesta anche e che diventa efficace anche ricorrendo alle apparizioni. Non esito anche a dire che l'apparizione più importante nella storia della Chiesa, io non esito a dirlo, sono le apparizioni di Guadalupe. Pensare che il continente americano si è convertito al cristianesimo grazie a questa apparizione della Madonna, che sotto forma di una ragazza azteca, lì c'erano gli aztechi nel Messico, è apparsa, e per cui hanno sentito il cristianesimo non come l'imposizione di questa gente venuta da oltreoceano, che oltre al resto si sono spesso comportati malissimo con gli indigeni, ma l'hanno sentita come un qualche cosa di loro. Le apparizioni di Guadalupe credo che siano le apparizioni più importanti della storia della Chiesa. E proprio, fermo restando che il giudizio sulle apparizioni spetta al Magistero della Chiesa, qual è secondo lei, proprio inerente al nostro argomento, il messaggio principale che ci viene dalle apparizioni? Il messaggio principale è che le apparizioni ci richiamano a Dio. Le apparizioni insistono sulla preghiera e sulla conversione, e chi va nei santuari mariani molte volte, specie pensiamo a Lourdes, pensiamo a Fatima, tanto per citare due santuari mariani ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa, tante volte non torna guarito ma torna convertito, perché la Madonna ha questa missione di portarci a Gesù. Lei non tiene niente per sé, noi esaltiamo Maria, Maria, l'anima mia
esulta in Dio mio Salvatore. Noi preghiamo Maria, Maria prega Gesù. Noi andiamo a Maria e Maria ci porta a Gesù. Una domanda mi permette di fargliela un po' più personale. Lei fa l'esorcista, sono 18 anni, mi diceva, sì, che fa l'esorcista, ma nella vita normale un esorcista cosa fa? Oltre che fare gli esorcismi, come si comporta? È una persona normale o deve osservare delle particolari precauzioni? Beh, certamente l'esorcista deve cercare di essere pulito, anche perché qualche volta il demonio si prende il gusto di dire i peccati dell'esorcista. Quindi l'esorcista cerca prima di tutto di essere pulito, di vivere in grazia di Dio. Poi sono sacerdoti, gli esorcisti sono sacerdoti, è raro che un esorcista come il sottoscritto faccia a tempo pieno l'esorcista. In genere o sono parroci o sono professori di seminario, hanno altre mansioni sacerdotali e la loro giornata si svolge con le comuni mansioni sacerdotali. In genere gli esorcisti riservano 1 o 2 giorni alla settimana per fare gli esorcismi e gli altri giorni invece li usano per compiere le mansioni sacerdotali normali. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per la sua competenza ed esperienza, per averci aiutati a capire che cosa vuol dire combattere il male, che cosa vuol dire un esorcismo e soprattutto ringraziamolo per averci dato una parola di speranza, di fiducia. Perché sappiamolo, ricordiamocelo sempre, come dice Giovanni Paolo II, il male si vince con il bene. Facendo il bene e comportandoci da cristiani non possiamo e non dobbiamo avere paura di nessun male, forse anche quello di Satana. Grazie e arrivederci.